L'Equilibrista è un po' uno dei nostri ultimi progetti in cui ci siamo imbattuti nell'ultimo anno. Dopo aver effettuato 2 cotte di duchessa, la birra col farro, Leonardo ha pensato bene di complicarci un po' la vita e facendo 50% duchessa e 50% vino. Invece queste qui che vedete praticamente sono le pupitre, che le pupitre sono il sistema che è tipico fondamentalmente di diciamo, le varie aziende cantine vinicole che producono spumante, Franciacorta, champagne e quant'altro, dove praticamente nella fase di rifermentazione, terminata la fase di fermentazione, le bottiglie vengono messe in questa posizione e ogni tanto e periodicamente vengono ruotate in modo tale che fondamentalmente tutto il lievito decada proprio sulla parte terminale del tappo. Diciamo, e questo proprio è il sistema fondamentale che è quello che in qualche maniera ci siamo divertiti a fare, che poi rende sicuramente l'Equilibrista in modo particolare, che è poi quello che precede, diciamo, la fase della sboccatura vera e propria. La caratteristica importante è che noi dopo la sboccatura aggiungiamo una piccola quantità di zucchero e l'aggiunta dello zucchero in qualche maniera viene utilizzata proprio per amplificare quella che è la parte aromatica, nel senso che prima addirittura di cominciare in questo progetto ho fatto un viaggio proprio nello Champagne e parlando con diversi produttori mi avevano spiegato che sostanzialmente l'utilizzo dello zucchero ha proprio il ruolo essenziale di amplificare quella che è la componente proprio aromatica dei profumi, oltre che poi ovviamente serve anche per dare un taglio più o meno morbido sul prodotto. E tant'è vero questo aspetto che io quasi non ci credevo, cioè nel senso che pensavo che fosse più che altro una delle classiche cose che il produttore dice che però vuole nascondere. Nel momento in cui l'ho provata sulle nostre bottiglie e abbiamo aggiunto una piccolissima quantità di zucchero, ho notato proprio che la birra è come se all'improvviso prendesse una maturazione totalmente diversa, prendesse proprio un aspetto totalmente diverso. Vedi? Si è cristallizzato... Si è cristallizzato lo zucchero e mettendolo sopra praticamente ha portato praticamente tutta la parte anche pigmentata, diciamo, del colore, l'ha messa sul tappo e questo praticamente l'ha resa di questo colore così chiaro, insomma. A differenza di tutta la produzione della birra, no, moderna, che ovviamente consiste in un bottone che viene premuto e esce fuori quasi il prodotto, noi alla fine ci divertiamo a fare questo processo che è abbastanza strano e insolito per il mondo della birra praticamente. Quindi abbiamo cercato di mimare esattamente quella che è una birra champagne in qualche maniera, cercando di utilizzare praticamente mosto di Sangiovese insieme oltretutto al mosto della Duchessa, diciamo che è la base un po' della nostra birra. Abbiamo fatto una prima fermentazione appunto con i lieviti con cui nella cantina producono il Chianti e poi dopodiché abbiamo proceduto ad una rifermentazione con un dosaggio di zuccheri abbastanza elevato. Assaggiamo com'è, visto che questa ne è cascata a metà. Prego. Grazie. E un dosaggio di zuccheri abbastanza elevata, facendo appunto una sorta di metodo classico in piena regola. E poi dopo quasi un anno abbiamo cominciato a fare la sboccatura. Queste sono le ultime bottiglie della produzione praticamente del 2009 e sono quelle che poi fondamentalmente saranno destinate, diciamo, spedite negli Stati Uniti. Dopodiché praticamente una volta fatta la sboccatura, quindi con l'aggiunta del liqueur di spedizione, un liqueur che è questa sorta di miscela pozione magica, che è a base di marsala, un brandy, praticamente una piccola quantità, un distillato di birra e un pochino di zucchero candito, lo andiamo a riaggiungerlo nella parte di birra che vola via in questo processo fondamentalmente. Come vedete non è proprio pochissima, sono circa un 7-8 millilitri di liquido. Facendo questo processo in realtà noi mandiamo via la parte, diciamo, non tutto ci riusciamo perché come vedete non siamo abilissimi come produttori di champagne, però alla fine il prossimo anno promettiamo di essere sicuramente più in gamba, però andiamo a eliminare una buona parte di quella che è la quantità dei lieviti e in questa maniera praticamente l'aggiunta di liqueur d'espedizione tende a dare poi un'aromaticità assolutamente unica e particolare. Da quando Leonardo ha miscelato la Duchessa, il mosto di Duchessa e questo mosto di Sangiovese, sono state messe in dei cestoni in posizione coricata e lasciate maturare per circa un anno. Solo dopo questo tempo noi le abbiamo riprese e con questa operazione che stiamo facendo ora aggiungiamo quindi il liquore d'Expedition, il tappo a fungo e successivamente la gabbietta, come per gli spumanti fatti con il metodo classico. Ma come se... non posso... Spingi, aspetta! Vai.
inizialmente avevamo deciso, non sapevamo come mettere la gabbietta, no? Per cui i primi tappi che abbiamo messo li mandavamo tutti sotto. Poi a un certo punto abbiamo capito che forse se tenevamo il tappo di sughero un pochino fuori riuscivamo, come si dice, a stapparla in maniera umana, no? E la gabbietta abbiamo cominciato a metterla con questo sistema che era abbastanza impegnativo. Dopo circa 20 bottiglie messe così abbiamo deciso che bisognava trovare un sistema più intelligente, anche perché il risultato non era sempre dei migliori.